Ciao da turisti squattrinati, oggi vi parliamo di overbooking aereo. Ci presentiamo, abbiamo un canale di viaggi, tutto sul mondo dei viaggi, dove vedrete i nostri viaggi che potrebbero interessare anche a voi, mettiamo informazioni e curiosità, tutto sul mondo dei viaggi e tutto questo è gratuito. Se hai voglia dacci un'occhiata e se ti piace iscriviti al canale e clicca la campanella per rimanere aggiornato. Adesso ritorniamo a noi con che cos'è l'overbooking aereo. Praticamente è quando una compagnia aerea accetta più prenotazioni di quelle disponibili. Perché lo fanno? Lo fanno per tutelarsi delle eventuali cancellazioni o modifiche dell'ultimo momento. Sì, perché è proprio un dato statistico che moltissimi viaggiatori all'ultimo momento modificano o cancellano la prenotazione, non si presentano al gate e loro questi posti vuoti li coprono con i viaggiatori in più che avevano preso sul volo. Tutto lì. La domanda è, adesso, questa cosa è legale? Io ho letto e ho sentito chi dice di sì e chi dice di no. In realtà lo fanno e ci sono delle ammende, per cui quando ci sono delle ammende non è legale. La maggior parte delle volte la compagnia aerea la pensa giusta, prendere più prenotazioni dei posti disponibili, perché non è che lasciano a piedi sempre un mucchio di gente, succede raramente, però a volte capita, si presentano tutti quelli che hanno prenotato. Per cui ad esempio facciamo un esempio, c'è un aereo, c'è 100 posti, si presentano in 103. 3 persone dovranno rimanere a terra. Cosa succede a questo punto? Come regola, la compagnia aerea deve chiedere se c'è qualcuno disponibile a non salire sull'aereo. Detta così, dici, ma chi è che accetterebbe? Accetterebbe nessuno. No, naturalmente la compagnia aerea deve dare dei risarcimenti e deve assicurarti delle cose. E in più, se ci sono normalmente delle persone che si rendono volontarie a rimanere a terra, la compagnia aerea si mettono d'accordo e dà ancora qualcosina in più. Cosa sono queste cose che ha diritto il viaggiatore che viene preso dall'overbooking, che ha un overbooking? Che risarcimento ha? Adesso ne parliamo. Le soluzioni sono due. O il viaggiatore rinuncia al viaggio e la compagnia aerea gli deve risarcire completamente tutti i soldi che ha speso per quel viaggio. O la seconda è che il viaggiatore accetta di prendere un aereo qualche ora dopo o il giorno dopo. Normalmente i più tanti viaggiatori prendono la seconda opzione, prendono un aereo che parte un pochettino dopo. Il posto a sedere sul volo successivo naturalmente deve essere almeno di pari valore, per cui almeno di pari valore vuol dire che non è detto che ve lo diano di un valore superiore, anche così è un modo per risarcire la persona del ritardo che ha fatto. Però lì non è detto, dipende dalla compagnia, se ci sono posti, però almeno di pari valore del volo che avete prenotato ve lo devono dare. Oltre a questo, essendo che un volo è in ritardo, mentre aspettate, dipende quanto tempo dovete aspettare, può essere che avete bisogno di mangiare, un pranzo, una cena, oppure addirittura anche di dormire, perché ad esempio potrebbe essere che il viaggio parte il giorno dopo. Tutto questo è a carico della compagnia aerea. E mi raccomando, nel caso di pernottamento,
Anche il trasferimento dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto è sempre tutto a carico della compagnia aerea. Questo comunque non basta per risarcire il danno dell'overbooking. Una volta che arrivate a casa o anche durante la vacanza, ma siccome tempo ne avete per richiedere il risarcimento, per legge vi spetta anche un risarcimento in denaro. E questo a quanto ammonta? Allora, ammonta a 250 euro per viaggi intracomunitari fino ai 1500 km, 400 euro per viaggi intracomunitari oltre i 1500 km e per viaggi internazionali dai 1500 km ai 3500 km. 600 euro per viaggi internazionali oltre i 3500 km. Però questo risarcimento può essere dimezzato nel caso vi spostano la partenza con rispettivamente 2 ore, 3 ore o 4 ore di ritardo, e allora loro possono dimezzarlo. Ad esempio, per un viaggio intercomunitario dentro i 1500 km hai un risarcimento di 250 euro. Se entro 2 ore ti riescono a far salire su un altro aereo, loro invece 250 possono dartene 125. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi, potrebbe anche essere che vi chiedano se vi va bene atterrare, non so, nella nazione che dovete andare, nel posto oppure anche nella regione, però atterrare in un altro aeroporto. Ricordatevi sempre che i trasferimenti, comunque, essendo che vi fanno atterrare in un altro aeroporto, il trasferimento probabilmente sarà molto più lungo per arrivare alla vostra meta, quello è a carico della compagnia aerea. Ritornando a che la compagnia aerea, quando c'è un overbooking, dovrebbe anche chiedere se ci sono dei volontari. Tante volte a questi volontari gli si propone delle cose in più oltre tutte quelle che devono avere per legge. Ad esempio potrebbe anche essere che ti danno uno sconto sul prossimo viaggio o delle miglia gratis, per cui potrebbe essere che te sì, parti in ritardo, però poi il viaggio dopo può essere che il viaggio in aereo te lo ritrovi gratis. Potrebbe anche capitare. E poi un'altra cosa, non è detto che l'overbooking ce l'hai sempre solo la partenza. Potrebbe essere che ce l'hai al ritorno. Al ritorno, a seconda di dove sei, e metti che ti parte l'aereo il giorno dopo, ad esempio sei in una bellissima isola paradisiaca e ti dicono devi rimanere un giorno in più, poi così tanta fatica non si fa. In più hai tutto quello che ti devono dare per legge, ti devono dare un risarcimento, e in più se sei fortunato può essere che riesci a prendere qualche miglia gratis, ad esempio. Per cui non è tutto negativo l'overbooking. Una cosa che vi stavo dimenticando di dirvi: quando arrivate a casa ricordatevi di fare la richiesta di risarcimento. Se non la fate non vi arriva. Come farla? Allora dovete richiederla alla compagnia aerea, per cui andate sul sito della compagnia aerea e vedete un attimo le spiegazioni come fare per richiedere il risarcimento. Se no, nel caso ci sono svariati siti online che loro fanno da tramite e ve lo richiedono loro per voi. Sicuramente lì dovrete anche pagare, secondo me, una commissione per quei siti lì. Se volete farlo per i cavoli vostri, andate sul sito della compagnia aerea e lì non vi chiedono niente. Ma ricordatevi di fare la richiesta di risarcimento, se no non vi arriva. C'è una maniera per evitare l'overbooking? In realtà non c'è una maniera sicura. Qualcuno dice che ci sono delle carte fedeltà di alcune compagnie
che come vantaggio c'è che non puoi prendere l'overbooking. Io questo non l'ho appurato, così si dice, non lo so, però comunque penso che in ben pochi hanno la carta fedeltà di qualche compagnia. E normalmente dicono di cercare di prenotare i posti a sedere e appena possibile fare il check-in online. Nel caso non fai il check-in online, cercare di fare il check-in in aeroporto, arrivare il prima possibile, perché purtroppo sembrerebbe che chi è che prende l'overbooking sono gli ultimi arrivati. Quando riempiono l'aereo è pieno, dicono boh, basta, chi è arrivato, chi è rimasto fuori è rimasto fuori. Poi naturalmente chiedono se ci sono dei volontari, ma non sempre li puoi trovare. Ok, detto questo direi che ho detto tutto. Se vi sono dimenticato qualcosa, se volete aggiungere altre cose che non ho detto, potete aggiungerle nei commenti. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. Ciao da Turisti Inquadrinati, al prossimo video.